sono nato 47 anni fa a Torino e sono comunque ligure, residente fino a poco fa a Genova con la famiglia. Ho una famiglia con moglie e 4 bambine dai 5 agli 11 anni e lavoro qua da 2 anni e mezzo, ma solamente da poco tempo, da 3 mesi sono qua con tutta la famiglia. Prima la famiglia era rimasta a Genova e io facevo avanti e indietro con una certa regolarità. Perché Lipsia più o meno per caso, almeno inizialmente. Molto contento adesso di esserci, ma all'inizio non sapevo che mi sarei trovato così bene. Contento della scelta fatta? Assolutamente, sì. Ma diciamo che tanto a livello lavorativo ho avuto già un'altra esperienza in Germania prima. Lavoravo per un'azienda italiana che era una filiale di un'azienda tedesca anni fa. Quando è stata chiusa la filiale italiana c'era la possibilità di spostarsi nella casa madre tedesca. Ho detto iniziamo a mandare un paio di curriculum, ne ho mandati 2, uno in Francia e uno in Germania. Motivo semplicemente aziende con le quali si collaborava nell'azienda dove ero, e qua mi hanno risposto, stavano cercando esattamente una persona col mio profilo, esattamente nel momento in cui gli ho mandato il curriculum. Ho mandato praticamente un curriculum, ho fatto un colloquio e ho trovato un'assunzione. Però è stata una botta di fortuna, nel senso. Il locale nel quale ci troviamo, ecco, tra l'altro le maschere, i manichini che avete alle nostre spalle, ecco, sembra un locale particolare di Lipsia. Ecco, cos'ha di particolare questo locale, questo ambiente? Si chiama Coffee Baum. Serve l'albero del caffè. Okay. È stato praticamente uno di quelli che sono rimasti dei bar o dei caffè che c'erano una volta a Lipsia, erano molto di moda. Si parla di che anni? Ma metà dell'Ottocento, periodo a cavallo dei moti del 48. Praticamente in questi locali qua si ritrovavano gli intellettuali o l'equivalente dei nostri carbonari. Quanto è stato difficile, se lo è stato, prendere Baracca Burattini, moglie e 4 figlie e venire, lasciare Genova e venire a Lipsia? A 47 anni presumo non sia stato facilissimo. Ma ho avuto un po' di tempo per prepararla. Diciamo, io ho iniziato a lavorare qua, volevo vedere un po' come andava, le cose sono andate bene, nell'azienda dove sono mi trovo bene, sembrerebbe una cosa di medio-lungo periodo. Poi sai, al giorno d'oggi non si può mai dire, però comunque l'idea è quella, e quindi abbiamo deciso di mettere fine a questa distanza con la famiglia, nel senso il lavoro è qua, non volevamo continuare a vederci a fine settimana e basta, e quindi abbiamo deciso di riunirci tutti qua. Per esempio le 2 grandi le abbiamo mandate al Goethe Institut per 6 mesi a fare un po' di corso di tedesco, in maniera che arrivassero qua alla scuola con un minimo di preparazione, che non dovessero proprio partire da zero. E questo è servito effettivamente perché gli ha dato sicurezza e è sicuramente conveniente nel momento in cui uno pensa di trasferirsi, prepararsi il più possibile prima di partire, soprattutto con la lingua, per qua la lingua è sicuramente uno ostacolo grosso. Cosa fai qui in Germania, qui a Lipsia? Di cosa ti occupi? Io sono responsabile di prevendita di un'azienda, lavoriamo in campo tecnologia e internet, sia per servizi legati a sicurezza che per servizi legati a qualità di servizio sulle reti di telecomunicazione IP. Quindi vendiamo software e prodotti invece, diciamo, hardware per aziende di telecomunicazioni. A volte mi viene in mente di tornare a casa quando penso ci sono delle cose che mancano, sicuramente, inevitabilmente. Però no, in generale no, siamo venuti con l'idea di restare, anche perché pensiamo che sia l'atteggiamento mentale giusto, nel senso venire qua venendoci con la testa solamente al 50-60% non funziona, almeno per noi non funziona, poi magari per qualcun altro funziona. Quindi l'idea è stata quella di prendere una decisione secca, venire e restare. Poi quello che faremo quando saremo in pensione è un altro discorso, se ci saranno problemi col lavoro ci ripenseremo, ma al momento l'idea è quella di ricrearci una vita qua. Ci sono parecchi stranieri qua, è una città, per quello che abbiamo potuto sperimentare fino adesso, molto tollerante. Mi viene a volte anche da pensare che è più facile essere tolleranti quando ci sono meno difficoltà economiche di lavoro, quindi
magari le cose potrebbero cambiare se dovessero cambiare a un livello più generale e peggiorare per la Germania in generale, quello è sempre possibile. Però in questo momento è un posto dove penso che le bambine possono crescere e studiare in un ambiente positivo. Ci sono pro e contro anche da quel punto di vista lì, a livello scolastico, non è che qua sia tutto oro, però in generale penso che avranno delle possibilità che forse da noi non avrebbero. Diciamo che qua ci sono state diverse ondate di migrazione, ci sono persone che sono arrivate diversi anni fa, alcune proprio appena caduto il muro. I primi anni 90. È interessante parlare con loro perché ti raccontano cose veramente interessanti. Qua era una città grigia, infatti adesso hai visto com'è, insomma, una bella città, esatto, il centro è stato ricostruito, è una città in crescita, in espansione, e però quelli che sono arrivati per primissimi hanno trovato una città dove si riscaldava ancora carbone, c'erano le facciate dei palazzi che erano... C'erano ancora i resti della DDR? Assolutamente sì. Poi c'è stato un gruppo di persone che è arrivato qua in un periodo, diciamo, intermedio, quelli che sono arrivati, non so, negli ultimi fra 10 e 5 anni fa, che sono persone ormai molto ben inserite, tipicamente persone con una professionalità medio-alta, e c'è una comunità italiana anche con degli elementi di spicco. Quanti siete e quanti siamo? Quanti siete italiani qui a Lipsia, grosso modo? Il numero preciso forse non c'è, ma indicativamente. Ce lo stavamo chiedendo anche con gli altri, poi infatti vogliamo cercare di arrivare ad avere qualche numero ufficiale dalla municipalità. Comunque si ragiona fra i 1000 e 1500 sicuri. Vi facevi presente che c'è una diversità fra gli italiani che vengono nell'ex Germania Est e in quelli che vanno nella Germania storica, Monaco, Francoforte, Stoccarda, Düsseldorf. Ecco, che differenze ci sono anche professionali fra questi due tipi di emigrazione, chiamiamole? Diciamo, quella all'ovest è stata emigrazione forse più di massa. Anni 50, 60, sì, esatto, 70. È iniziata prima, perché qua non aveva senso venire, certo. e quindi è venuta in periodi in cui l'Italia esportava da quel punto di vista di persone con qualifiche... manodopera forse più che altro. Più manodopera, sì, i tedeschi cercavano manodopera, noi ce l'avevamo, e quindi invece le persone che sono arrivate qua a Lipsia negli ultimi 10-15 anni sono quasi sempre state persone con un livello o professionale o scolastico, quindi abbiamo molte persone che fanno ricerca nei vari enti di ricerca qua, persone che a livello di musicale sono anche a livello abbastanza un po' la curva. sì, assolutamente, quindi qua abbiamo anche persone con professionalità molto elevata da quel punto di vista lì. Cosa ti piace, cosa ti mancherebbe se tu dovessi andare via un giorno? Ci sono le mie bambine che ogni tanto fanno paragoni fra l'Italia e qua, e per esempio una delle cose che dicono spesso, intanto sono colpite dalla quantità di verde per la loro età, certo. Il numero di Spielplatz, quindi parchi giochi, sì. quindi c'è pieno di questi parchi all'interno dei quali ci sono parchi giochi per bambini, ce n'è veramente a... Sì, cose che magari a Genova insomma, sono frequentissime, chiaro. Sì, sicuramente prima. Però c'è il mare a Genova. Però c'è il mare, qua c'è il lago, d'estate andiamo al lago, le strade, il traffico, l'aria, c'è l'aria pulita, non c'è traffico, vanno tutti in bicicletta, le bambine dicono spesso questo marciapiede è più largo della nostra via a Genova, che parlano della parte pedonale del marciapiede, poi c'è la parte con le biciclette, poi c'è magari la fila di alberi, poi c'è la sede stradale dall'altra parte guarda. Quindi sono tutte cose che a livello di qualità della vita contano. Qua siamo in un paese dove c'è stato un ministro degli esteri che era l'astro nascente del partito di maggioranza, che si è dimesso e adesso non fa più vita politica. Assolutamente, per tagliare perché fuori. hanno scoperto che aveva copiato la tesi di laurea. Ora, forse esagerano anche loro dall'altra parte. E infatti la politica tedesca è noiosa, però accidenti, noi siamo veramente esagerati dall'altro punto di vista. Ecco, sulla base allora di questa situazione nostra attuale, come vedi l'Italia in futuro, fra 10 anni? Dobbiamo cercare di evitare di essere il paese dei furbi, è quello che ci rovina. Siamo il paese dove si fanno le piccole furbizie per il piccolo rendiconto personale e
e milioni di queste furbizie messe assieme rovinano il paese. Non è solo quello, ovviamente, però non si può parlare di tutto. Qua, da quel punto di vista lì, c'è un... Ti faccio un esempio. Sì, prego. Annunci personali, annunci per vendite tipo su eBay, Sì. per vendere qualcosa. In Italia vendi una bicicletta arrugginita e dici che è nuova. Qua ti vendono una bicicletta nuova E ti dicono che ha e qualche ti dicono, difetto. sì, però ti dicono già che sappi che c'è un pelo di ruggine all'interno della forcella sinistra. Sì. E un po' è per evitare grane dopo, Chiaro. ma un po' perché sono semplicemente corretti. È nel DNA del tedesco essere onesto o è forse troppo? Per i nostri standard sì, poi ovviamente c'è un po' di tutto dappertutto Chiaro. e non si possono fare queste generalizzazioni, sarebbe stupido Certo, farlo mai, tutto quanto, sì. però in generale sì, c'è una maniera più professionale di selezionare le persone e di tenerle in azienda. E da quel punto di vista lì diventa veramente difficile tornare in un ambiente dove siamo più abituati al padroncino. Qua comunque serve una persona, si fa un annuncio, si ricevono i curricula, si valutano i curricula, si mettono in ordine di preferenza, si fanno un po' di telefonate, si fanno i colloqui Chiaro. e se una persona è migliore di un'altra si piglia quella. Se poi è tedesca, pakistana, è una cosa che per loro è relativamente poco importante. Quindi come stai dicendo anche che il discorso amicizia, raccomandazione è abbastanza frequente, radicato in Italia, qui non è così sviluppato? No, anche lì è chiaro che capita, per carità, però giochiamo in campionati diversi da questo punto di vista qua, proprio qua c'è un livello di regolarità da questo punto di vista molto molto più elevato. Questi sono gli errori da evitare e la preparazione da avere per presentarsi sul mercato del lavoro qui a Lipsia. Diciamo che è importante comunque qua avere una... Allora, intanto c'è lo scuola della lingua. Quindi intanto parlare tedesco. Assolutamente sì. Soprattutto se non si ha una professionalità molto ben spendibile. Qua per esempio ormai c'è, insieme a tanto lavoro ben retribuito, quello che c'era in passato normale, adesso si sta aggiungendo un sacco di lavoro veramente poco retribuito. La Germania ha un livello di disoccupazione molto basso, Sì, perché nelle statistiche rientrano anche milioni di persone che guadagnano 450 euro al mese. Ma penso che questa sia una cosa che in Italia è iniziata relativamente da poco tempo, in altri paesi è molto più normale che i ragazzi e le ragazze quando hanno una certa età iniziano a fare magari addirittura il giro di un anno per il mondo, e secondo me è una cosa molto positiva. Ho conosciuto parecchie ragazze e ragazzi qua italiani che sono arrivati per progetti tipo Leonardo o Erasmus, hanno iniziato magari qua con queste convenzioni per cui magari lavorano in un'associazione per 8 ore alla settimana, hanno un prezzo convenzionato per l'appartamento e non ci campano, magari devono chiedere qualcosa a casa e quindi bisogna vedere se la cosa materialmente è possibile per tutti, però sicuramente hanno la possibilità di imparare una lingua, di stare per un anno quello che è in un ambiente, esperienza, conoscere, poi fra l'altro spesso sono in ambienti multilinguistici, multiculturali e comunque qualcuno poi si ferma, qualcuno prosegue, fa un'altra tappa in un altro paese, qualcuno rientra in Italia, in generale sono tutti contentissimi dell'esperienza fatta. Al momento attuale te sei contento della tua esperienza qui a Lipsia? Sì. Da 1 a 10? No, 9, 8 quando mi siedo a tavola. E quindi presumo, immagino che nel breve futuro, nel breve medio termine non hai intenzione di tornare in Italia. No, credo che anche, soprattutto spostandosi con la famiglia, con le bambine, non abbia senso, nel senso, se lo fai, però la tua testa da un'altra parte non riesci. Cioè, adesso siamo qua al 100%, con l'idea generale di restarci, poi se succederanno cose, la vita può portare a diverse evoluzioni, per cui se si verificheranno situazioni per cui dovremo riconsiderare la cosa, lo faremo.
Abbiamo qui il libro degli ospiti che andremo a firmare come nostra presenza come minimo. Quindi Nazareno, grazie per la tua disponibilità, la tua simpatia e tutte le informazioni che ci hai dato riguardo alla tua esperienza qui a Lipsia. Quindi da Lipsia a Nazareno, Alberto, grazie per averci seguito, grazie a tutti, ciao.